Durante i protocolli di utilizzo, che credo si possono anche definire delle brevi meditazioni coadiuvate dalle bars, si fa riferimento ai tre cervelli e al famoso 369 di Tesla. Ci vuoi dire come si è giunta questa intuizione? Come sono giunta a questa intuizione non lo so, nel senso che molto spesso a me arrivano intuizioni e non so bene da dove arrivino. Berne, padre dell'analisi transazionale, definiva l'intuizione secondo me in un modo geniale, ovvero alla capacità di comprendere il perché di un qualcosa senza sapere come si è giunti a questa intuizione. Quindi rispondere a questa domanda è complicato. Sicuramente quando ho avuto l'intuizione dei tre cervelli e dei tre cervelli collegati al 369, ho avuto proprio una scarica elettrica, che solitamente è quella che mi accompagna quando ho delle intuizioni molto potenti. Successivamente quello che faccio quando ho delle intuizioni è quello di andare a ricercare conferma rispetto all'intuizione che ho avuto. A volte riesco a ottenere conferme in determinati testi, altre volte le conferme mi arrivano poi dalla sperimentazione. Quindi la potenza delle tre intelligenze l'ho avuta grazie ad una persona che si chiama Andrea Fredi, e mi ha insegnato la potenza dell'EFT. Lui parla all'interno dei suoi corsi, c'è un corso che parla di Tai, quindi dell'utilizzo dei tre dantian della macchina umana, che sono 300 energetici molto importanti della medicina cinese. Quindi sicuramente lui è stato una di quelle persone che ha piantato un seme rispetto alle intuizioni che poi sono nate. Semplicemente durante la meditazione stavo così riflettendo su il nostro essere, un campo elettromagnetico, quindi stavo proprio riflettendo sull'aspetto fisico e mi sono arrivate queste tre parole: io sono, io sento, io creo. Quindi ho compreso che la prima intelligenza legata al primo dantiana, al cervello enterico, è quella dell'essere, ovvero alla capacità di comprendere chi si è, sia in profondità, sia in modo, diciamo così, teatrale in questa vita. Quindi rappresenta sia quello che noi siamo nel profondo, ma anche quello, anche i personaggi, le maschere che noi utilizziamo. Come diceva il buon Pirandello, uno nessuno, 100.000. Dovremmo essere in grado di arrivare a quell'uno, ma questa è diciamo la parte più sfidante. La seconda intelligenza è quella del sentire. È la capacità di entrare in relazione con le nostre emozioni e con il mondo che ci circonda. La terza intelligenza è quella del creare, ovvero la capacità di trasformare il pensiero in azione. Affinché noi possiamo manifestare, l'essere e il sentire devono essere tra loro allineati. Come dicevo, questi tre punti sono tre campi elettromagnetici. Quando non sono allineati è come se noi avessimo delle forze che tirano in direzioni opposte. Cosa succede? Noi utilizziamo la nostra energia per mantenerci integri. Quando invece queste forze sono tra loro allineate, allora noi possiamo creare, perché il nostro campo elettromagnetico, il nostro campo energetico si potenzia e quindi riusciamo ad attirare o a respingere determinate realtà. La connessione col 3, il 6 e il 9, anche lì mi è arrivata intuitivamente. Tesla appunto diceva: quando scoprirete i segreti del 3, del 6 e del 9, scoprirete, avrete la chiave dell'universo. E anche lì ho capito intuitivamente che il 3 è legato al primo centro, al centro dell'essere.
Noi viviamo in un mondo trino, apparentemente duale, ma in realtà trino, e questo ce lo dimostra, diciamo così, l'osservazione e la sperimentazione, in quanto siamo in una terza dimensione e ci sono tantissimi aspetti che girano attorno al 3. Quindi anche nelle religioni c'è la Trinità, la Trimurti, il Trischele. Quindi diciamo che il principio del 3 è il principio che governa la nostra identità in questa terza dimensione. Il 6 è legato al sentire e anche qua intuitivamente ho percepito che il 6 è la connessione che noi abbiamo con le 6 torri che proiettano questa realtà olografica, che sono collegate alle 6 dimensioni sciamaniche: nord, sud, est, ovest, sopra e sotto. E infine il 9 è legato al creare, perché rappresenta tutti i numeri più lo 0, e con tutti i numeri più lo 0 si possono ricreare qualsiasi frequenza. Tutto quello che ci circonda è rappresentabile numericamente da una frequenza. Per questo l'universo è matematico, perché tutto quello che ci circonda può essere decodificato con una frequenza specifica. Bene, se io ho tutti i numeri più lo 0, ho tutti gli ingredienti per andare a creare la realtà che mi circonda, quindi per andare ad osservarla e contemporaneamente per andare a crearla, come se avessi il codice di decodifica e di programmazione della realtà.